Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa borsetta portaconfetti. Io l'ho realizzata in questo periodo soprattutto perché ora, oltre alle comunioni, ci saranno matrimoni, cresime, battesimi, anniversari, perché no? Quindi facendolo del colore appropriato può diventare una simpatica bombonierina per qualsiasi occasione. Io la utilizzerei anche per come porta regalino, chissà dovete mettere tipo una scatolina regalo, magari volete personalizzare un piccolo regalo che volete fare, quindi si può utilizzare in vari modi. Periodi comunque di festa si possono anche sistemare dei cioccolatini facendole del colore appropriato. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. E lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare quello che poi porterò qui sul canale. Ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Detto questo, se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone lilla numero 5, cotone bianco per fare il fiorellino decorativo, quindi avrò bisogno anche una perlina che è qui. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 1,75, poi avrò bisogno un paio di forbici e dei marcapunti. Prendiamo il cotone lilla e partiamo col fare la base della nostra borsetta. Quindi facciamo un cappietto che non conteremo perché lo stringiamo e lavoriamo 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione e ci lavoriamo una maglia bassa. Quindi torniamo indietro e per ogni catenella lavoriamo una maglia bassa. Fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Arrivati a lavorare l'ultima catenella, nell'ultima catenella facciamo il punto basso normale, poi proseguiamo facendo un altro punto basso e un altro ancora, quindi giriamo il lavoro. Quindi nell'ultima catenella lavoreremo 3 punti bassi nello stesso punto. Proseguiamo, quindi girando il lavoro lavoreremo l'altra parte, quindi faremo dei punti bassi per ogni punto basso che abbiamo sottostante per tutta la riga. Arrivati qui alla prima catenella, quindi entriamo, lavoriamo il punto basso e un altro punto basso, perché noi abbiamo iniziato con un punto basso, quindi in un unico punto abbiamo fatto 3 punti bassi. Ci agganciamo al primo punto basso con maglia bassissima e abbiamo terminato il nostro primo giro, quindi da una parte e dall'altra.
Ci rialziamo con una catenella e rientriamo nello stesso punto facendo sempre un punto basso. Continuiamo e facciamo sempre una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Fino ad arrivare ai 3 punti che abbiamo fatto nello stesso punto nella parte finale. Arrivati qui, come vedete, abbiamo 1, 2 e i 3 punti che abbiamo fatto tutti nello stesso punto. Quindi entriamo nel primo e qui lavoriamo 2 punti bassi nello stesso punto. Entriamo nella maglia successiva e lavoriamo sempre 2 punti bassi nello stesso punto, quindi facciamo degli aumenti nelle 3 maglie laterali, quindi esterne, quindi 2 punti bassi, 2 punti bassi e 2 punti bassi nelle 3 maglie che abbiamo lavorato insieme. Proseguiamo con un punto basso per ogni punto sottostante fino ad arrivare sempre agli ultimi 3 punti. Arrivati agli ultimi 3 punti, che sono 1, 2 e 3, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto poco fa, 2 punti bassi per ogni punto. E ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. E abbiamo terminato la base della nostra borsetta. Se voi volete realizzare una borsetta più grande o più piccola, potete modificare i punti della base e quindi farne qualcuno in più, e poi vi comporterete per gli aumenti come ho fatto io. Dovete fare gli aumenti negli ultimi 3 punti da una parte e dall'altro. Quindi ora proseguiamo con la lavorazione del corpo borsa. Ci rialziamo con una catenella ed entriamo nello stesso punto, però prendendo la costina esterna, questa, e facciamo un punto basso. La stessa cosa facciamo in tutti gli altri punti, quindi lavoriamo un punto basso in costa dietro prendendo solo la metà costina e contorniamo così tutta la nostra circonferenza. Quindi faremo un punto basso in costa per tutto il giro. Arrivati all'ultimo punto lo lavoriamo e ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima. Come vedete già si delinea la nostra base, perché giustamente abbiamo fatto senza aumenti tutti i punti per delineare appunto la base. Ora ci rialziamo con il punto che ho scelto per questa borsetta. Per questa borsetta io ho scelto il punto margherita. Ora ve lo faccio vedere più da vicino. È un punto bellissimo, è un punto stella o margherita ed è veramente semplice, quindi ve lo volevo appunto portare sul canale, e soprattutto molto elegante. Infatti se guardate bene dà questa forma di margheritine. Questo è solitamente utilizzato per
per borse, borselli e quant'altro. Io l'ho voluto utilizzare per questa mini borsetta, però più in là lo utilizzeremo per qualche altro progetto. Ci rialziamo con 3 catenelle, quindi iniziamo subito il punto. Entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione, entriamo nella seconda e prendiamo il filo. Abbiamo per ora 3 asoline sull'uncinetto. Entriamo nello stesso punto di base, 4 asoline sull'uncinetto. Ora prendiamo il punto successivo e quello seguente, quindi 2 punti. Abbiamo 6 asoline sull'uncinetto, prendiamo il filo, lo facciamo passare in tutte e 6 e facciamo una catenella e abbiamo realizzato metà punto stella. Ora rientriamo nel foro che si è formato così e prendiamo il filo. Andiamo, ve lo voglio far capire bene, nell'ultimo punto, prendendo la solina posteriore, metà dell'ultimo punto lavorato parliamo, e facciamo passare il filo. Ora entriamo nel punto intero lavorato ultimo, sempre quello che abbiamo già lavorato. Successivamente prendiamo altri 2 punti, 1 e 2. Abbiamo sempre 6 asoline sull'uncinetto e dobbiamo avere sempre 6 asoline sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme, catenella, e abbiamo fatto il secondo. Rifacciamolo. Quindi entriamo in questo forellino che si è formato e prendiamo il filo. Ora giriamo il lavoro così e vediamo dell'ultimo punto lavorato, prendiamo la costina dietro, prendiamo il filo, sempre dell'ultimo punto lavorato entriamo direttamente nel punto e prendiamo il filo, prendiamo il punto seguente e l'altro punto, quindi 2 punti esterni a tutta la lavorazione che abbiamo appena fatto. Chiudiamo tutto insieme, catenella, così blocchiamo comunque tutta la lavorazione. Quindi rifacciamolo. Entriamo nel foro, entriamo nella costina posteriore dell'ultimo punto lavorato e ora entriamo direttamente nel punto sempre lavorato, nel punto seguente e nel successivo. 6 asoline sull'uncinetto, chiudiamo tutto e facciamo una catenella. E questo è il risultato. Continuiamo così facendo sempre questa lavorazione, quindi prendendo nel foro asolina posteriore, direttamente il punto lavorato e poi i successivi 2 punti, 1 e 2. Le asoline sono 6, chiudiamo insieme, catenella. Quindi continuiamo a fare questa lavorazione fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati all'ultimo motivo, ora lo facciamo insieme, come vedete abbiamo 1 e 2 asoline non lavorate alla fine, quindi rientriamo nel foro, entriamo nell'asolina esterna, entriamo nel punto che abbiamo lavorato, entriamo nel punto successivo ed entriamo nel punto in concomitanza al primo che abbiamo lavorato. Chiudiamo tutto insieme, catenella, e qui
ci andiamo a chiudere nella terza catenella, 1 2 3, quella che abbiamo fatto all'inizio. Ci chiudiamo nella terza catenella. L'unica accortezza che dovete avere è non far allargare la solina, avvicinarvi e chiudere direttamente con maglia bassissima. E abbiamo terminato il nostro primo giro. Guardate. Ora iniziamo il secondo giro. Quindi il motivo di questo lavoro si sviluppa in 2 giri. Il primo è questo, il secondo lo facciamo ora e poi si ripeteranno primo, secondo, primo, secondo. Ora andremo comunque a completare le nostre margheritine. Quindi facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo forellino formato dalla margherita e facciamo 2 mezze maglie alte nel foro. E ora lavoriamo per ogni forellino che abbiamo 2 mezze maglie alte in ogni foro. Mi raccomando, fate ben attenzione a non saltare neanche un foro, perché poi non vi tornerà la lavorazione nella riga successiva. Quindi per ogni foro lavorate 2 mezze maglie alte fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, lavorato quindi l'ultimo forellino, vi ricordate che abbiamo iniziato con una catenella? Dobbiamo entrare nella catenella iniziale e chiuderci con maglia bassissima e abbiamo terminato il secondo giro. Il punto ora è completo. Guardate, già si è creata la nostra margheritina, stellina, come la vogliamo chiamare. Tant'è vero che questo punto si chiama punto stella o punto margherita proprio per la forma che ha. Qui dobbiamo continuare la lavorazione del primo giro, quindi dobbiamo ripetere nei giri successivi ora ad alzarci primo giro e secondo giro, primo giro e secondo giro, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio. Facciamo 3 catenelle partendo sempre da questo punto dove abbiamo chiuso, entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione e nella seconda, quindi abbiamo 3 asoline, entriamo nel punto che abbiamo appunto generato le catenelle, quindi nel punto di base, ed ora entreremo nei 2 punti successivi che, come vedete, coincidono con le 2 mezze maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi abbiamo 6 asoline, chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. Qui continuiamo, entriamo nel foro, entriamo sempre nella costina posteriore dell'ultimo punto lavorato e prendiamo il filo, entriamo nell'ultimo punto lavorato e poi nei 2 punti successivi che coincidono con le 2 mezze maglie alte che abbiamo fatto precedentemente. Chiudiamo tutto insieme, catenella. Quindi stiamo riformando la prima parte del nostro punto. Quindi continuiamo così e nel secondo giro, sempre iniziando con una catenella, dobbiamo lavorare negli spazi 2 mezze maglie alte. Quindi ripeteremo questi 2 giri per poterci così ritrovare ad alzarci
e proseguire la nostra lavorazione. Quindi già ne ho fatti 3, quindi entriamo, ne facciamo un altro insieme, 1, costina esterna, ultimo punto lavorato, i 2 punti successivi, chiudiamo insieme, catenella, avete visto? E proseguiamo così fino alla fine del giro e poi inizieremo sempre con la catenella il giro successivo. Io in totale ho fatto 4 motivi interi, quindi in totale ho fatto 8 giri per creare la mia borsettina. Quindi continuiamo a lavorare questi 2 giri alternati e ci rivedremo alla fine della lavorazione, quindi faremo in tutto 8 giri. Qua ne abbiamo fatto primo, secondo, questo è il terzo, faremo il quarto con le mezze maglie alte e continueremo per 8 giri complessivi. Ci rivedremo alla fine. Ho terminato la lavorazione dei miei 1 2 3 4 motivi che si ottengono con 8 giri. Vi dico quanto è grande la mia borsina. 5 centimetri è l'altezza, mentre la base è 6 centimetri, quindi è abbastanza capiente. Guardate, questa è la parte iniziale e finale, come vedete non si nota più di tanto, anche perché poi la borsina avrà un verso dove metteremo appunto il fiorellino e lo metteremo dalla parte dove non si vede niente. Per una questione di comodità, essendo che la chiusura non è precisamente al centro, quindi laterale, noi tagliamo il filo, ci calcoliamo dove inserire i manici e ricominciamo sempre con lo stesso filo dalla parte laterale. Quindi ci tagliamo il filo, lo agganciamo nella solina, quindi questo ora lo metteremo poi all'interno, tanto ora lo andremo a fermare con la lavorazione che andremo ad effettuare da questa parte, nella parte superiore. Quindi pieghiamo la borsetta perfettamente a metà, quindi deve essere precisamente a metà. Ci ritroveremo con tutti i punti che combaciano, guardate, a parte i punti laterali. Quindi qui nella parte laterale abbiamo, da questa parte abbiamo un punto, lo teniamo come riferimento, e da quest'altra abbiamo anche questo punto che teniamo come riferimento. Quindi possiamo contare i punti combacianti fra loro, quindi 1 2 3 4 5. Da questa parte contiamo pure 1 2 3 4 e 5. All'incirca la larghezza, quello che poi dove andremo a applicare i manici, sarà così. Potete comunque farne di meno, magari 4, e fare i manici più distanziati o più uniti, questo lo sceglierete voi. Quindi applicheremo dei marcapunti dove appunto abbiamo deciso di inserire. Qui come vedete c'è la chiusura, ma lo dovete calcolare come punto,
questo ve lo dico perché poi vi ritroverete a tenere in conto questo fatto qua della chiusura. Quindi 2, la chiusura viene contato come punto, poi qui c'è 3, 4, 5. Il marcapunti che noi inseriremo lo possiamo anche inserire così, e prendiamo tutti e due i punti, perché poi inizieremo da qui. La stessa cosa ripeteremo da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Da questa parte segnerò con un altro marcapunti, quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4 e 5. Aspettate, ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Segnerò questo da quest'altra parte, così. Questo da questa parte, contando dalla parte dove io ora andrò ad iniziare, conterò direttamente 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi prendo il filo e mi aggancio alla parte laterale. Mi aggancio nella parte laterale, mi tiro il filo all'interno, faccio una catenella, rientro e mi lavoro una maglia bassa. Quindi proseguo facendo 1, 2, 3, 4, e 5. Sono arrivata all'altezza dell'altro marcapunti, guardate. Quindi da qui faccio partire la mia diciamo il manico della mia borsettina. Quindi faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro prendendo le 2 asoline di inizio e faccio una maglia alta, 3 catenelle, mi aggancio sempre nelle asoline alla base dove appunto ho chiuso quelle precedenti e faccio una maglia alta, 1, 2, 3. Di questi motivi ne faccio 5. Questo è pure a vostra scelta, se volete un manico più grande o un manico più piccolo ne fate qualcuno in meno. Mi lavoro i miei 5 motivi, 1, 2, 3, 4 e 5, ed entro nel primo punto marcato. Se vi ricordate li ho marcati tutti e due. Entro qui, sgancio e lo rimarco dall'altra parte. Qui si vede comunque dove era marcato, guardate, è rimasta la solina un po' tirata, e dentro facendo una maglia bassa e abbiamo fatto una parte di manico. Continuo con maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Qui abbiamo la chiusura precedente, cerchiamo così
di nasconderla col punto basso e di lavorarci un pochino di filo di chiusura. Qui siamo arrivati all'altro marcapunti, entriamo, quindi lo sganciamo, allora per comodità questa è il filo di chiusura e lo taglio, quindi entro nel punto successivo e da qui faccio partire l'altro manico, quindi facendo la stessa cosa facciamo 3 catenelle, entriamo sempre alla base prendendo le 2 soline e ci facciamo la maglia alta, 3 catenelle, entriamo alla base e ci lavoriamo la maglia alta, catenelle, facciamo 5 motivi di questi come abbiamo fatto per la prima, per il primo manico, e ci agganciamo dove c'è appunto il marcapunti. Facendo sempre una maglia bassa. Sganciamo il marcapunti e continuiamo fino ad arrivare al punto iniziale dove chiuderemo con maglia bassissima. Lavoriamoci l'ultimo punto e ci chiudiamo con maglia bassissima e la nostra borsettina è terminata. Tagliamo il filo, lo agganciamo e poi lo facciamo passare fra le maglie, così lo possiamo tagliare. Facciamo passare fra le maglie nascondendolo ok, comunque così lo taglieremo. Questi sono i manici che abbiamo appena formato e la borsettina, come vedete sta all'impiedi senza problemi, poi giustamente la potete imbottire oppure mettete i confettini, però già comunque dovete fargli prendere forma alla base con tutta la lavorazione e sta all'impiedi. Quindi ora tagliamo i fili in eccesso e prepariamo il fiorellino decorativo. Prendiamo il bianco, in questo caso lo farò bianco, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo il filo all'interno, facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nuovamente e facciamo una maglia alta non chiusa, entriamo nuovamente, maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme, 2 catenelle, entriamo nel cerchio magico direttamente facendo una maglia bassissima e abbiamo fatto il primo petalo. Ora ricominciamo, 2 catenelle,
maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme, 2 catenelle, 1 2 e maglia bassissima. Questo lo ripetiamo per 5 volte, 2 le abbiamo fatte, ne dobbiamo fare altre 3. Fatti i nostri 5 petali, tiriamo la codina del cerchio magico, stringiamo, tagliamo il filo, lo facciamo passare nella solina, lo stringiamo per bene, dopodiché facciamo un nodino fra questo filo e il filo quello là proprio del cerchio magico, così li sigilliamo, facciamo un doppio nodo, tagliamo i fili e poi o con l'ago o con la colla per tessuti o con la colla a caldo lo applicheremo alla borsetta. Prendiamo il fiorellino, io in questo caso utilizzerò un goccino di colla a caldo, la metterò, contornerò il mio fiorellino e lo applicherò nella parte laterale della borsetta. Leviamo i fili in eccesso, così. Prendiamo la perlina, mettiamo un goccino di colla a caldo all'interno del foro, prendiamo la perlina e la sistemiamo di sopra e la nostra borsetta è pronta. La borsettina è completata, come vi ho detto all'inizio è un'idea bomboniera per qualsiasi occasione ideale, ma anche un porta regalino, quindi potete mettere magari un piccolo pensiero, un ciondolino, un braccialetto, quindi il pacchettino qui dentro e utilizzarla come porta regalino. Per ora ne potete pure approfittare per la festa della mamma, per varie occasioni, anche per battesimi, comunioni, cresime, anche non utilizzandola come bomboniera, come portaregalino. È sempre un'idea carina e un ricordino che sicuramente rimane. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.